Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su SharePoint in cui andiamo avanti con le web part, sempre relativamente a questo primo blocco, e in questa lezione andiamo a vedere la web part raccolta di immagini, una web part sicuramente interessante con cui si può arricchire il nostro sito SharePoint per farlo vedere ai membri, che poi possono essere anche i potenziali clienti in questo caso del corso, ma nel caso di altre tipologie aziendali anche di altre tipologie di clienti a cui possiamo far vedere i nostri prodotti o i nostri servizi. Quindi qui andremo a selezionare raccolta di immagini dal nostro menu e ci si aprirà questa schermata dove cliccando qui potremo andare ad aggiungere delle immagini come vedremo nella diapositiva successiva e poi anche come al solito direttamente su SharePoint, e potremo selezionare sia delle singole immagini sia delle raccolte di immagini nelle raccolte documenti, quindi le raccolte documenti, le librerie che abbiamo visto nella sezione dedicata. Quindi potremo caricare anche un'intera raccolta di immagini con un semplice clic, e poi le immagini le potremo visualizzare da diverse angolazioni, con la griglia, con il mattone o anche in sequenza, nel senso che vedremo un'immagine e cliccando poi potremo scorrerle come facciamo spesso sui siti web. Quindi poi per quanto riguarda l'aggiunta, ovviamente una volta cliccato su aggiungi immagine ci si aprirà come al solito questo menu che ci si è aperto anche in altri casi, anche per il caricamento dei file, dove potremo andare a selezionare la nostra immagine da una molteplicità di ambienti. E poi questo è il risultato del caricamento delle immagini. In questo caso ho caricato una raccolta, ma ora nell'esempio in diretta su SharePoint faremo sia il caricamento di una singola immagine o di singole immagini, sia il caricamento di una raccolta. Quindi queste sono le immagini pubblicate, che possono essere pubblicate anche a scorrimento, e poi le web part possono essere anche scomposte. Questa è una cosa che ancora non abbiamo visto, ma molto semplice, nel senso che una singola web part può essere scomposta per esempio in 6 colonne in 3 righe, e all'interno di ciascuna colonna o di ciascuna riga si possono inserire ulteriormente delle web part, in questo caso di immagini, ma anche di testo, di quelle che abbiamo visto finora e che vedremo nelle lezioni successive. Quindi spostiamoci sul sito SharePoint. Ecco, questa è la raccolta di immagini che io ho inserito, che ho chiamato piatti dall'Emilia e dalla Sicilia, ovviamente per presentare bene l'argomento. Questa è una raccolta che ho inserito per fare la diapositiva. Per presentare bene gli argomenti bisognerà dividere questi argomenti, la cucina siciliana e la cucina emiliana. Io le ho caricate tutte insieme perché dall'unica libreria che ho fatto piatti dalle regioni d'Italia ho detto includi anche le sottocartelle, quindi SharePoint mi ha caricato tutto. Comunque ora andiamo a vedere come si fa. Quindi andiamo per esempio qui, e quindi andiamo in modifica chiaramente, e una volta che ci si apre la possibilità di modificare la pagina del nostro sito SharePoint, ci posizioniamo come al solito sul segno più e andiamo a scegliere raccolta di immagini. Ecco, cliccando qui ci si apre la possibilità di andare a caricare le immagini da tanti ambienti. Queste sono le immagini che sono state utilizzate recentemente da me in questo sito SharePoint per fare le lezioni del corso, ma anche qui posso andare a selezionare le immagini di archivio, ricercarle sul web, da OneDrive, dentro il sito, caricarle dal mio computer oppure da un collegamento internet. Torniamo indietro e quindi vediamo che possiamo selezionare delle singole immagini e andremo a cliccare qui e le selezioneremo come abbiamo appena visto, oppure possiamo andare anche a caricare un'intera raccolta di immagini. Per esempio io posso andare qui dove sono andato prima per fare le diapositive a caricare questa intera raccolta di immagini, dove vado a dire includi anche le sottocartelle, e lui mi farà vedere tutte le immagini che io ho messo in due cartelle separate, la cucina emiliana e la cucina siciliana. Oppure, come dicevo precedentemente, come vedi qui da questo cestino, possiamo anche cancellare la web part e ricominciare da capo. Quindi raccolta di immagini, posso andare a caricare
un'immagine, per esempio questa relativa alle lasagne bolognesi, e vado a inserire questa immagine. Oppure andiamo ancora a cancellare la web part, a reinserirla, a inserire una raccolta di immagini, quelle che avevo inserito precedentemente, quindi piatti dalle regioni d'Italia. Includi le sottocartelle, ora le vedo così in griglia, le posso vedere a mattone, quindi con una maggiore visualizzazione, quindi con una maggiore altezza delle immagini, oppure le posso vedere anche in sequenza. Questa è la prima e poi da qui le potrò scorrere. Vedi quanto è facile costruire un sito con SharePoint. Quindi dicevo anche che si possono dividere le web part. Io posso andare a creare una raccolta di immagini e poi posso andare qui a modificare la sezione e a dire che io voglio due colonne in questa sezione. Qui per esempio posso andare a duplicare anche questa web part e magari questa poi, guarda quanto è semplice, la posso anche trascinare di qua, di modo che io qui per esempio possa fare la raccolta di immagini della cucina bolognese e della cucina emiliana e la raccolta di immagini della cucina siciliana. Quindi magari qui vado a caricare un'immagine della cucina emiliana e di qua vado a caricare un'immagine della cucina siciliana. Prendiamo i cannoli e allo stesso modo qui, come ho caricato delle singole immagini all'interno di queste due web part in cui ho suddiviso la web part madre, posso andare a caricare anche delle raccolte di immagini che poi possono essere viste in griglia, in mattone o in sequenza, come abbiamo visto precedentemente. Quindi anche in questo caso poi andremo a ripubblicare quello che abbiamo fatto e anche in questo caso avremo ottenuto il nostro risultato della pubblicazione delle immagini sul sito internet. Poi tutti quei pulsanti che hai visto a sinistra, come detto nella lezione precedente, li vedremo in fondo per vedere come si duplicano le web part, come si dividono, come si cancellano, come si abbelliscono. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove vedremo un'altra web part. Ciao!